Oh, vabbè, assurda. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e benvenuti nel quarto video della serie 4 città in 96 ore. Non so se si nota ma sto camminando un pochino più piano del solito, perché se avete visto l'ultimo video saprete che ho avuto un problemino al piede sinistro. Però voglio rassicurarvi, sto bene, infatti il viaggio continua e proprio in questo momento sono, non so se si vede alle mie spalle, alla stazione dei treni di Bratislava. Quindi adesso cercherò un treno per raggiungere la vicina Vienna. Ok, biglietto fatto, 13,80 €. Comunque sarà pieno di gente. Benvenuti a Vienna. Adesso raggiungiamo l'ostello dove passerò la notte. Sono proprio curioso di scoprire com'è, perché non si tratta di un normale ostello, ma è un capsule hotel. Ed è il mio primo capsule hotel. Ok, ci sono quasi, dovrebbe essere lì. Arrivati. Questa qui sopra dovrebbe essere la mia, numero 1. Credo di essere completamente da solo. Piove dal condizionatore, ovviamente non se ne sono accorti. Ho dovuto togliere le scarpe, le ho messe lì, però non si bagnano. All'ingresso ci sono 4 capsule, poi da questa parte gli armadietti. Qui altre 4 capsule, altri armadietti. Sono tutte pulite e qua ce n'è 2 altre. Quella di sotto sembra occupata, ma al momento il proprietario non c'è. 2 lavabo, da questa parte bagni, uomo, donna e docce. Carino, quindi adesso mi faccio una bella doccia, poi esco a cercare qualcosa per pranzo, facciamo un giro della città e poi questa sera vi faccio vedere la capsula all'interno perché sembra molto interessante. Bene, è il momento di andare a mangiare qualcosa. Mi dirigerò verso il Nash Market, ovvero uno dei mercati più grandi d'Europa. Da lì poi proseguirò per un percorso ad anello che spero di riuscire a fare a piedi. Tra l'altro vi lascerò il link di questo mio percorso sotto in descrizione se dovesse servirvi. Ok, dovrei essere arrivato. Una cotoletta con patatine fritte e acqua, ho speso 22 € con un 10% circa di mancia. Comunque, pranzo fatto, adesso andiamo a vedere il centro di Vienna. Mi aspettavo di trovare una città pulita, ordinata, ricca e invece, no scherzo, sta città è assurda, sembra anzi fin troppo perfetta. Qui ci sono dei baracchini di Natale, però sono chiusi. Questa piazza comunque è bellissima, ci sono degli edifici assurdi. Da quella parte c'è un altro edificio incredibile, dovrebbero essere dei palazzi imperiali, stupendi. Quest'altro edificio assurdo invece è il palazzo del Parlamento austriaco. Mamma mia, sta città è un museo a cielo aperto. Qui ci sono le casse e si noleggiano i pattini, magnifico. Qui davanti stanno facendo dei lavori, non si può passare a piedi e hanno deviato proprio qui al palazzo del municipio. Ok, con la piazza del municipio ho appena raggiunto il punto più lontano di questo mio itinerario, quindi adesso inizio a ritornare verso l'ostello dall'altro lato della città e vediamo le altre attrazioni che non ho ancora visto. Pianto intanto cade anche qualche goccia, però fortunatamente fino ad ora sta mantenendo. La temperatura non è eccessivamente bassa. Ma tra l'altro, a titolo informativo, dovrebbe esserci anche il museo di Sissi. Io non entrerò, però ve lo dico, credo sia qui vicino. Ecco qui il museo della principessa Sissi, struttura bellissima anche questa. E proprio da qui inizia la parte più centrale della città. Infatti, come vedete, è proprio la via dello shopping, con tutti i negozi e i grandi marchi. Questa credo sia proprio la via principale. La pioggia man mano continua ad aumentare, che rende l'atmosfera tra le vie dello shopping ancora più suggestiva.
Ed eccomi finalmente nella mia capsula. Non posso urlare perché c'è altra gente qui nelle capsule sotto di fianco. Adesso vi faccio vedere un po' come funziona. Vi ho fatto vedere l'esterno prima, adesso vediamo l'interno. Questo blocco qui a destra è sostanzialmente la porta in plastica. Poi qui a destra abbiamo una specie di tavolino. Niente, mi stava cadendo, comunque è uno di quei tavolini stile ospedale. Qui a sinistra tutta la console. Un bellissimo specchio retroilluminato. E qui sotto c'è una cassaforte. Qui va inserita la card per attivare la corrente all'interno della capsula. Se la tolgo dopo un po' si disattiva tutto, dopo qualche secondo. Una presa qui, altre 3 qui e 2 USB qui sopra. Altre 2 prese USB. Qui controlliamo la luce. Con questo tasto qui dove si dovrebbe chiudere la porta tramite un lucchetto interno. Ok, poi abbiamo tasto di emergenza che non è cliccabile, bisogna togliere questa plastichina nel caso in cui dovessi rimanere bloccato qui dentro. Schiaccerò quel tasto lì. Qui possiamo settare probabilmente la sveglia e qui controlliamo l'aria condizionata. Dalle 2 bacchette lì in alto esce dell'aria. E poi televisore, e dovrebbe avere Netflix, Prime Video, comunque una Smart TV. Sì, sembra funzioni. Devo vedere se posso cambiare la lingua, però il materasso è abbastanza comodo. Qui c'è qualcos'altro. Di qua forse controlliamo delle luci, queste luci qui. Qui la striscia LED se ne sta aprendo. Comunque è tutta un po' plasticosa, non so quanto possa resistere nel tempo, però nel complesso fa la sua scena, ecco. Comunque per una notte qui ho dei capelli assurdi. Ho speso 47 euro e bisogna considerare che Vienna è una città abbastanza cara, quindi va bene così. Questo video termina qui, però non è l'ultimo della serie perché domani sarò nella mia quarta ed ultima città in 96 ore. Non sarò da solo perché ci sarà anche Alessandra, la mia ragazza. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere l'ultimo video della serie 4 città in 96 ore. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Che spettacolo!